Partiamo dall'inizio. Dal 2000 fino al 2010, le serie manga che sono andate per la maggiore, quali sono state? Da una parte abbiamo i famosi battle manga, che hanno basato la loro fortuna sulla ripetizione e sulla tamarragine dei combattimenti, dimostrando che ancora non abbiamo superato il caso Dragon Ball, e dall'altra commedie romantiche con tinte slice of life, Yashikei, che hanno spopolato in Giappone, mentre da noi hanno fatto fatica a diffondersi. In generale questo tipo di prodotti è stato, la quasi totalità delle volte, confezionato ad hoc per il pubblico di riferimento. Infatti basti pensare a Bleach, che ad esempio abbandona qualsiasi parvenza di serietà per diventare un Dragon Ball Series a tutti gli effetti. Insomma, tutti questi titoli alla fine sono stati stampati con l'obiettivo di sfruttare l'immaginazione e l'immedesimazione dei più giovani per riuscire ad esplorare per lo più appunto mondi fantastici che funzionavano secondo le loro regole. Il tutto però si è rotto proprio intorno agli anni 10, quando un certo Attacco dei Giganti ha giustamente ridefinito un certo tipo di manga di intrattenimento. Infatti ha dimostrato proprio come in quegli anni ci fosse un bisogno viscerale di una trama più profonda, costruita e anche complessa, in cui i personaggi non dovessero essere solo delle macchiette riconoscibili, ma dei personaggi in un certo senso a tutto tondo. Ci siamo stancati del classico trope narrativo del mito dell'eroe, come ad esempio Naruto, che prima era il classico sfigato che doveva combattere per riuscire a dimostrare il proprio valore e poi casualmente nel finale si scopre essere il predestinato, prescelto, eccetera eccetera. E poi vabbè, c'è anche One Piece, ma quello lo lasciamo a parte, intanto ne ho già parlato in un altro video. Insomma, in parole poverissime, l'Attacco dei Giganti ha gridato al mondo intero il bisogno di cambiamento e evoluzione che ormai aveva reso stagnante il mondo commerciale dei manga. Così negli anni a seguire ci sono stati veri e propri passi avanti, altri passi indietro, dei passi laterali. E poi ancora ci sono stati semplicemente dei manga che hanno inglobato dei trend del momento per rendersi più commerciabili. In questa enorme saturazione del mercato giapponese però è cicciato fuori un piccolo must, che fin dalle sue prime pubblicazioni ha fatto giustamente parlare di sé, cioè del nostro amato uomo motosega di quartiere. E come è riuscito a distinguersi così tanto dagli altri manga dello stesso target? Io sono Pablo e vi do il benvenuto in questo nuovo video che si vuole focalizzare soprattutto su questo titolo, mentre se avete voglia di sentire un discorso più generalizzato sugli shonen vi rimando al mio video precedente che trovate qui nelle schede. Ma adesso buona visione! In realtà rispondere è molto semplice, cioè Fujimoto ha usato quello che io chiamo metodo zero calcare, brevettato Borderline World, sia chiaro. Se conoscete per caso il fumettista nostrano, avete solo visto ad esempio la sua serie su Netflix, sicuramente avete in testa di cosa parlano le sue storie e soprattutto come ne parlano. Visto che Zero Calcare è un romanaccio, parla in romano e racconta dei problemi che in fondo noi italiani abbiamo vissuto fin dalla nostra tenera infanzia. Perciò Chainsaw Man è la versione giapponese di Zero Calcare? Roma, Roma, Roma. Non ancora almeno, ma diciamo che ci vedo alcune somiglianze. Infatti la forza di Chainsaw Man è stata quella di prendere un archetipo narrativo già rodato e sfruttato a dovere, ma inserirci al suo interno diversi sottotesti e personaggi che sono invece tipici di uno slice of life più che di un battle. Il genere battle è utilizzato da Fujimoto come una vera e propria scusa per raccontare invece ben altro. Se infatti ci fate caso, proprio come il buon One Punch Man, il mangaka ha messo al centro di una trama battle, appunto, un protagonista che già di default si trova decisamente ad un altro livello di potenza rispetto agli altri, mentre comunque il nostro caro Denji rimane il classico ragazzotto con gli ormoni a palla e il pipo sugli attenti. In questo modo troviamo i combattimenti offerti dai demoni di turno, una serie di avversari scaltri e malevoli che combattono su un piano decisamente più strategico, e poi alla fine ci troviamo davanti alle waifu top tier, tutte quelle con la loro storia e la loro raison d'être.
Proprio come Zero Calcare utilizza il metodo graphic novel autobiografico, definito prima da Blankets e poi dalla mia vita disegnata male, per riempire il lettore di aneddoti, citazioni nerd e piccole gag, per poi parlare veramente dei problemi del romano di Ostia, allo stesso modo Fujimoto prende l'archetipo Battle e lo porta nel nostro mondo. Ciò che mancava in fumetti come Naruto, Bleach, One Piece, Fullmetal Alchemist, Zatch Bell, Shaman King e molti altri è stato proprio il fatto di avere storie e personaggi molto slegati dal nostro mondo reale. Se ad esempio un Bleach iniziava proprio con un ragazzo delle medie che acquisisce poteri X, purtroppo poi questa componente si è sempre più andata a perdere proprio con i capitoli che aumentavano, mentre con Chainsaw Man proprio il nostro mondo è la base per tutto. Infatti l'ambientazione è il nostro mondo reale che viene sconvolto con i superpoteri dei demoni, con i quali le persone vogliono diventare eroi sconfiggendoli oppure allearsi con loro a seconda dei casi, inserendo così anche un altro sottotesto che piace molto ai giovani, cioè quello dei superpoteri, dei supereroi, della Marvel e di bla bla bla. Perciò da una parte abbiamo il genere battle che piace tanto, dai più giovani ai più nostalgici, ma il tutto viene portato nel nostro mondo in una Tokyo quasi moderna dove le persone si possono rispecchiare con i personaggi che vedono sul fumetto. In questo modo, se Fujimoto vuole fare la gag di raccontare la storia di un personaggio che non riesce a integrarsi con la sua classe e poi sfortunatamente viene ucciso dal demone di turno, anche il più superficiale dei lettori può immedesimarsi con la ragazza in questione, provando empatia con la sua esperienza. Di conseguenza sono diverse le trame di ogni personaggio, che a seconda della sua origine e suo scopo si comporta in una determinata maniera, però vi assicuro che ovviamente il meglio di queste storie arriva proprio quando iniziano a intrecciarsi, creando nuove esperienze per i personaggi che cambieranno radicalmente i loro punti di vista del mondo. Queste componenti realistiche, slice of life appunto, permettono all'autore di ribaltare anche molti archetipi narrativi del genere battle, dove ad esempio i nemici, che devono essere sempre più terribili e dal basso quoziente intellettivo, invece qua vengono sostituiti da ragazze che hanno sogni, speranze e sentimenti, molto spesso contrastanti verso il nostro puberale protagonista. In questa maniera possiamo assistere ad un build up per gli scontri più tamarri che è decisamente di un altro livello rispetto ad un One Piece o un Naruto, perché ci troviamo a leggere delle esperienze realistiche di due giovani che non sanno letteralmente se provare ad amarsi oppure lasciarsi andare ai loro doveri da diavoli e fare invece una carneficina. Il classico allenamento sfiancante che deve dimostrare al classico giapponese che per vincere bisogna farsi il culo, qua invece viene sostituito dall'occidentale visione della vita, in cui prima si pensa alla fregna e poi nel caso si usano le mani, perché intanto siamo già bravi. E voi non avete idea di cosa vuol dire lasciar perdere questo vecchio tropo dell'allenamento che ormai non piace più a nessuno se non ai giapponesi, perché sono giapponesi, e finalmente ce ne siamo liberati, tirando un bel sospiro di sollievo. Infatti dovete pensare che parlare di supereroi, fare citazioni ai film più pop, adattare personaggi iconici, inserire delle piccole sottotrame più vere e non fantastiche, sono tutti elementi che da una parte sono molto vicini a Zero Calcare e la cosa fa ridere molto, ma dall'altra comunicano in maniera trasversale al pubblico che oggi legge manga, accontentando sia quelli più mainstream che vogliono le waifu ad esempio, ma anche quelli dai gusti più ricercati per i personaggi e i temi che vengono esplorati, cercando sia di piacere al popolo giapponese con i demoni dalla forma strana che richiamano kaiju, mostri di Ultraman e chi più ne ha più ne metta, ma riuscendo anche a piacere ad un pubblico occidentale che non si rivede decisamente nel modello di Tanjiro ad esempio, con il piccolo asiatico che deve sacrificarsi per la famiglia in onore, ma piuttosto vuole toccare dei morbidi seni, proprio quel nostro caro Denji, riempiendo le pagine di citazioni pop che fanno faville nei TikTok e colorando la storia dei personaggi che provano a ricostruire gli archetipi del genere. Fujimoto riesce a creare un vero e proprio fumetto dei nostri anni, senza sembrare invece una copia rimodernata come un Jujutsu Kaisen ad esempio, prendendo proprio da tutti quei prodotti e quelle storie che negli ultimi 10 anni hanno lasciato il segno
Il mangaka ha decisamente rubato di tutto e di più per riuscire a far ritornare il postmoderno di nuovo pop, e un po' come aveva già fatto Tarantino all'epoca. Infatti è da notare anche che, a differenza di un Demon Slayer che è diventato famoso in patria per l'anime e poi ti rimando è diventato famoso anche da noi, il gusto e la visione decisamente più occidentale di Fujimoto e del suo Chainsaw Man fin da subito ha amicato al pubblico estero, cosa non da tralasciare visto che stiamo parlando di giapponesi che ancora usano il fax o che semplicemente adorano Demon Slayer. Perciò la grande bravura di Fujimoto è stata quella di far uscire un fumetto decisamente popolare, cioè che cerca di accontentare un vasto pubblico variegato, ma unendolo comunque con una bravura tecnica e grafica davvero maestro. Tra le tavole e i design, infatti, è impossibile non riconoscere lo stile dell'autore, che per essere esplorato meglio dovrete aspettare una settimana, cioè quando uscirà il mio prossimo video, in cui vi parlerò meglio delle sue tecniche fumettistiche e perché giustamente sembra essere così tanto cinematografico, ad esempio. Nel frattempo però ditemi cosa ne pensate delle mie considerazioni e di questo fumetto qui sotto nei commenti, e vi ricordo che il vostro supporto è fondamentale per portare avanti questo piccolo progetto. Perciò vi saluto Nauts e vi aspetto al prossimo video.